Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere per la blockchain di Cadena un nuovo Launchpad, ovvero una nuova piattaforma, anche se poi su ogni blockchain ne escono diversi e bisogna andare a individuare quello che poi magari andranno a prevalere sui concorrenti. Una nuova piattaforma che permette di partecipare alle pre-sale dei progetti che girano per l'appunto sulla blockchain di Cadena tramite le IDO, Initial Dex Offering. Quindi avremo delle nuove opportunità, si spera, di guadagno, con ovviamente rischi annessi. L'opportunità di guadagno credo che sia comprensibile, ovvero avere la possibilità di un accesso anticipato all'acquisto di un token a un prezzo minore rispetto al prezzo di quando verrà listato su un exchange oppure su un DEX. Quindi una volta listato vendolo immediatamente e dalla differenza del prezzo di vendita e al prezzo di acquisto, che abbiamo acquistato a un prezzo minore in pre-sale, ricavarne del profitto. Oppure per chi vuole holdare il progetto che ha sovvenzionato, avere un token in pre-sale magari gli permette di acquistare una grande quantità da holdare per i mesi o anni successivi. Di contro e invece cosa abbiamo? Il contro principale è che per partecipare a queste IDO bisogna disporre di un buon quantitativo di liquidità, perché normalmente questi launchpad hanno un token utility, un token governance all'interno del loro progetto, e per riuscire ad avere uno slot per partecipare alla pre-sale bisogna acquistare il token del launchpad, un grande quantitativo di token del launchpad, e in base al quantitativo messo in staking avremo la possibilità o meno di avere delle allocazioni garantite per l'acquisto in pre-sale del progetto che vogliamo sovvenzionare, oppure diversi biglietti per la partecipazione sempre alla waitlist. Quindi prima di tutto bisogna avere della liquidità per acquistare il token del launchpad da mettere in staking in base ai livelli di partecipazione più adatti in base alle nostre esigenze e disponibilità economiche, e successivamente, partecipando alla IDO, bisogna avere della liquidità per acquistare il token in pre-sale. I contro quali sono? Quali sono i pericoli? Allora, i pericoli sostanzialmente sono due, ovvero noi acquistiamo il token del Launchpad per allocarlo in staking, che ci darà una rendita solitamente in APY, quindi con l'interesse composto annualizzato, lo blocchiamo nello smart contract in staking e abbiamo l'accesso a queste IDO. Ma cosa può succedere? Può succedere che magari il Launchpad non prende piede, non riesce a integrare dei progetti che attirano utenti, e il token del Launchpad che abbiamo acquistato può magari col tempo perdere valore economico. Quindi noi magari abbiamo investito $1000 nel token del Launchpad per garantirci delle allocazioni, e dopo tot mesi magari quei $1000 sono diventati 500 perché il valore del token utility è sceso notevolmente, perché gli utenti non lo acquistano, non lo mettono in staking. Perché magari il Launchpad non riesce ad avere dei progetti che attirano utenti, e questo è il primo grande pericolo. Il secondo pericolo, supponendo che tutto vada bene, il Launchpad prende piede, ci siano dei progetti che vengono inseriti nel IDO, il nostro investimento iniziale per partecipare a queste IDO tra virgolette rimane stabile, quindi il prezzo del token utility del Launchpad non dampa. Andiamo a sovvenzionare un progetto, quindi ad acquistare dei token in pre-sale. Il progetto acquistato, il progetto sovvenzionato non vede magari la luce successivamente, non viene sviluppato correttamente, può fallire prima che venga listato effettivamente il token, oppure può fallire nelle fasi successive di sviluppo, e quindi noi ci troveremo ad aver sovvenzionato un progetto fallimentare e aver perso sostanzialmente i fondi utilizzati per l'acquisto del token e la sovvenzione di questa startup. Ovviamente non tutti i progetti solitamente vengono listati all'interno di questi launchpad. Normalmente in un launchpad che si rispetti c'è sempre un team che va a analizzare diverse peculiarità del progetto che viene proposto, però poi ci sono sempre X fattori che possono da un lato far esplodere il progetto successivamente al listing e dal lato lo possono far fallire. Quindi sia i rischi che le possibilità di guadagno dovrete averli veramente impresse nella mente prima di utilizzare un launchpad.
Siamo sulla pagina ufficiale di Cadilaunch, uno dei primi launchpad attivi sulla blockchain di Cadena, che vi permette di partecipare alle IDO. Allora, per prima cosa, come ho detto inizialmente, bisogna avere il token del Launchpad da mettere in staking per ottenere un accesso garantito alle IDO o dei biglietti a estrazione per poter partecipare alle waitlist. Quindi andiamo a vedere il token KDL. Il token KDL attualmente ha un valore di 0,044 centesimi di dollaro nel momento in cui sto registrando il video, che potrà essere differente da quando lo visualizzerete all'interno del mio canale. Lo possiamo vedere sia rapportato al dollaro sia rapportato a KDA, al token della blockchain, chiamiamola così, madre. Allora, per quanto riguarda la tokenomics, avrà 100 milioni per quanto riguarda la total supply e come vedete è un token utility, è un token governance che permette agli holder di avere l'accesso anticipato alla sale dei nuovi progetti, di avere una rendita passiva mettendo in staking il token KDL e funziona anche come token di governance, quindi per avere un potere di voto all'interno della community del progetto. Attualmente il token si può acquistare su Aswap oppure anche su KDSwap. E presto credo che verrà inserito anche negli altri DEX dedicati alla blockchain di Cadena. Allora, per poter partecipare a questi IDO ovviamente bisogna registrarsi, creare un account su Cadilaunch, collegare un portafoglio non custodial come ad esempio Xwallet ed effettuare il KYC, come siamo abituati a fare per quanto riguarda gli exchange. Il KYC non è richiesto per effettuare lo staking, è richiesto poi per la partecipazione alle IDO. Per quanto riguarda il tier, per quanto riguarda i livelli, se andate nella sezione domande e poi vi invito a leggere il post sulla loro pagina di Medium, potete vedere che al tier 1 meno di 75 KDL in stake non vi ha nessun accesso garantito alle pre-sale e vi danno un biglietto della lotteria ogni 5.000 KDL messi in stake. Per il tier 2, per una quantità maggiore o uguale a 75.000 KDL, si ha un accesso garantito e un biglietto della lotteria ogni 10.000 KDL in stake. Tier 3 maggiore o uguale a 150.000 KDL, 2 allocazioni garantite e un biglietto per la lotteria ogni 15.000 KDL in stake, maggiore o uguale a 300.000 KDL in stake, 4 allocazioni garantite e un biglietto della lotteria ogni 25.000 KDL in stake. Quindi, come ho detto in apertura del video, per poter partecipare a questi IDO, per avere gli accessi a questi IDO, bisogna avere della liquidità che ci permette di acquistare il token KDL, in questo caso da mettere in stake, con i rischi che vi ho accennato sempre in apertura del video, e successivamente, in base alle allocazioni, in base al peso della nostra allocazione, si va ad acquistare il token in pre-sale con altra liquidità. Per quanto riguarda lo staking di KDL, come potete vedere, vi dà ad oggi un APY del 13,31%. con possibilità di mettere in stake e di prelevare in qualsiasi momento i nostri KDL. Nella home page potete vedere le IDO che stanno per essere listate, che stanno per essere avviate. Comunque se cliccate su Launchpad Project vedete le IDO completate o quelle che stanno per arrivare. Cliccando su un progetto a caso, tanto per farvi vedere due informazioni, andando a vedere KDSwap, clicchiamo, cosa vediamo? Vediamo il token name, il token symbol, i decimali, la total supply, lo swap rate, quindi con ogni KDA saremo andati a ricevere 625 KDS. Già in questo caso capite bene che dovete avere due token, il token KDL per lo staking e per partecipare all'allocazione e il token KDA per poi acquistare il progetto che vogliamo sovvenzionare in pre-sale. Hard cap 160.000 KDA, allocation size 400 KDA, sale start date, quindi quando va a partire la vendita, e il token distribution. Sito internet ufficiale, profilo Twitter e Telegram, quindi prima di andare a partecipare a un launchpad andate a vedervi queste informazioni per capire se poi il progetto va acquistato con il token KDA o quale token vanno ad accettare per l'acquisto.
qual è la locazione massima e tutte le informazioni necessarie. Vi invito come sempre a leggere tutte le informazioni possibili che trovate all'interno di un progetto, in questo caso di KDLaunch, sia per quanto riguarda il funzionamento e anche eventualmente per la roadmap, per vedere come si svilupperà, come hanno intenzione di sviluppare questo Launchpad in futuro. Vi ricordo che su ogni blockchain ci sono tantissimi Launchpad diversi, quindi è bene andare a individuare quello che secondo voi potrà avere più spazio, potrà crearsi la sua nicchia, avere più progetti in IDO rispetto a tanti altri. In fondo al sito trovate tutte le informazioni necessarie, privacy and policy, termini d'uso, le domande frequenti, quindi andatevela a leggere che sicuramente vi daranno una mano in più, e i social, Telegram, Twitter, Discord, Medium, molto importante per andare a vedere la documentazione rilasciata da KDLaunch. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile e interessante, di avervi insegnato o trasmesso qualcosa. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a commentare il mio video e in ultimo, se avete ancora tempo, a condividere i miei lavori. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!